possiamo automatizzare certe operazioni nel momento in cui c'è un aggiornamento, un inserimento, l'eliminazione o il ripristino di certi dati. Oggi ne scopriamo uno. Ciao a tutti, sono Matteo Ricotta e oggi parleremo delle automazioni. Come detto all'inizio, infatti, parleremo di un'automazione nello specifico, ovvero quella che parte nel momento in cui ci sono aggiornamenti, inserimenti, eliminazioni o ripristini di dati all'interno della nostra org. E quindi parleremo di quello che si fa tramite codice, ovvero i cosiddetti trigger. Il trigger, o come traduzione in italiano il grilletto, è un qualcosa che scatta nel momento in cui succede una specificazione. Ce ne sono, di diversi tipi, per così dire. Ci sono quelli in insert, che sono i cosiddetti inserimenti, ci sono quelli in update, che sono quando c'è un aggiornamento, di delete, quando c'è l'eliminazione, e di undelete, ovvero quando c'è un ripristino di un dato eliminato. Queste operazioni qui possono essere svolte in due momenti, in before o in after. E c'è una buona e sostanziale differenza fra le due operazioni, perché nel caso di before avviene prima che il dato sia inserito. Questo ci permette, come nota molto importante, di poter effettuare delle modifiche su quel dato. Quindi, se noi dobbiamo modificare il record per un motivo qualsiasi, mettiamo caso abbiamo un trigger sugli account, possiamo tranquillamente mettere un controllo, un metodo che si occuperà di modificare i dati sempre dell'account a cui è scattato il trigger, ma non possiamo fare la stessa cosa con dei record di un altro tipo. Quindi, mettiamo caso, accade sull'account il trigger, non possiamo fare modifiche sui contact, sulle opportunity. Queste qui andranno fatte in after. Nota bene però che se abbiamo bisogno di dati di, per l'appunto, opportunity, contact e così via, li possiamo prendere tramite le query, che sono delle operazioni che vedremo in un altro video. Invece, per quanto riguarda quelle in after, principalmente sono tutte quelle operazioni che non richiedono la modifica del record prima che venga inserito, aggiornato, eliminato e così via, ma semplicemente che possono essere fatte su altri oggetti. Come dicevo, se dobbiamo fare operazioni su opportunity, le facciamo in after. Se dobbiamo inviare delle mail, che per l'appunto si possono inviare tramite codice, ci basterà sfruttare i meccanismi in after e invieremo una mail. Questo si può fare anche per inviare delle notifiche custom all'interno di Salesforce a determinati utenti. Quindi, tirando le somme, se è qualcosa che deve essere fatta sul record o sui record che hanno scatenato il trigger, quindi che sia stato per insert, update e così via, tutto va fatto in before. Se sono modifiche sul record che invece non c'entrano, quindi che siano degli aggiornamenti su altri record, che siano invio di mail o comunque qualsiasi altra cosa che non c'entra con modificare il record che hanno fatto scattare il trigger, tutto quello va fatto in after. Questa è la divisione sostanziale che va fatta fra le due tipi di operazioni. Ok, finalmente eccoci nel succo, nella parte bella del discorso, il codice, quello che piace tanto a noi sviluppatori. Allora, adesso vediamo un trigger, vediamo come si crea e vediamo poi la sua struttura all'interno. Intanto partiamo per crearlo, siamo sulla Developer Console, andiamo su File, facciamo New, selezioniamo Apex Trigger, gli diamo un nome, generalmente si mette il nome dell'oggetto stesso, nel caso di quelli custom si evita _ c, o comunque un qualcosa che fa capire quello tipo account trigger o trigger account, comunque deve essere chiaro, generalmente si mette prima il nome dell'oggetto. Qui per l'appunto, come ho fatto lì, gli ho messo il nome account, non lo posso ricreare perché già per l'appunto esiste. Nota bene, un solo trigger per oggetto, non più di uno perché diventa troppo confusionario anche poi fare l'analisi. Qui si va a selezionare l'oggetto, si fa il submit e creerà il trigger. Qui gli si vanno a specificare tutte le operazioni che può fare, che sono quelle di before e quelle di after, insert, update, delete, undelete, insomma tutte quelle operazioni che abbiamo già elencato. Come vedete adesso il trigger è pieno effettivamente e vediamo di capire cosa sono i vari aspetti. Intanto partiamo dal primo if, l'if abbiamo già visto, semplicemente il controllo, e qui facciamo trigger.isBefore. Trigger è allo stesso tempo una classe
che contiene diverse variabili, tra cui abbiamo lisBefore, che fa intuire quell'is che è un booleano, che ti torna true o false, a dipendenza della situazione. Sarà true nel momento in cui siamo in un'operazione di before, sarà false quando sarà una di after, e di conseguenza quella di after sarà viceversa. Quando è after sarà true, quando è before sarà false. Semplicemente. Stessa cosa, isInsert, isUpdate, c'è anche isDelete, isUndelete, saranno true quando è un'operazione di quel tipo. E ci serve appunto per andare a dividere il trigger in diverse operazioni, quindi in before mettiamo tutte le operazioni dove essere eseguite in before e poi facciamo il ramo per l'insert, che chiameremo i metodi che vanno chiamati in insert. In update chiamerò quelli che vanno chiamati in update. Stessa cosa per quelli in after. Il trigger ha altre 4 variabili: new, old, oldMap e newMap. Il new è una lista degli oggetti del trigger, nel suo caso account, e sono i record o nuovi, perché siamo magari in insert, o aggiornati nel caso siamo in update. In delete il new non esiste, esiste solo l'old. Poi abbiamo la newMap. La newMap contiene una chiave di id, che sarà l'id del record, e un valore che sono i singoli record, quelli identificati all'id. Nota bene, la newMap non esiste in delete, e secondo, nemmeno in before insert. Esiste in after insert, esiste nei before e after update, ma nel before insert non esiste, in quanto in before insert, come anche non è presente nella new, non esiste l'id, in quanto siamo in inserimento prima dell'inserimento, essendo siamo in before, e quindi l'id non è presente al database. Poi abbiamo la old, che è la lista dei record non aggiornati precedenti all'aggiornamento. Questo fa capire perfettamente che non sarà mai presente in insert, né in before né in after, perché siamo in inserimento, non c'è un valore vecchio, ma sarà sempre presente sia in before che in after update. E infine abbiamo l'oldMap, che è la stessa cosa della newMap. Nel nostro caso abbiamo passato questi valori ai vari metodi, che sono active, account e create related opportunity. Active account, che adesso andiamo a vedere nella classe handler, permette di avere tutto il codice, si chiama handler ma si può anche chiamare helper, non è importante questo, più che altro identifica che sarà la classe che conterrà tutti i metodi del trigger. Questo fa in modo di avere il codice molto più ordinato sul trigger e averlo diviso in sezioni, che sarebbero per appunto i metodi, che identificano cosa fanno. Active account fa capire che fa attivare l'account, create related opportunity, che crea un'opportunity relazionata all'account. Questa è buona norma farlo per non avere tutto il codice confusionato. Active account, come ho visto, veniva chiamato in before insert e in before update. Questo ci permette di fare delle modifiche senza fare degli update, ovvero degli aggiornamenti a record effettivi, li fa in automatico il sistema. Questo metodo qui è abbastanza basilare, semplicemente si prende la lista degli account che viene passata, la old map, che nel caso di before insert come ho detto è nulla, quindi gli passiamo noi direttamente null, e nel caso di before update invece gli passa la old map. Lui cosa fa? Si scorre gli account, prende l'old account in base all'old map e si fa .get new account.id, perché per l'appunto in old abbiamo lo stesso id ma giustamente con valori differenti. Ho messo pure un punto interrogativo, che di solito quando abbiamo visto mappe non c'è, semplicemente un carattere di controllo che se nel caso la mappa è null, lui restituisce in automatico null, senza continuare a fare get, perché sennò si romperebbe. Ci torna l'account, noi facciamo un controllo, se è uguale a null, oppure cambiate il type, e l'account è disattivato, quindi active no, noi lo attiviamo e gli mettiamo true. Scusate, gli mettiamo yes. L'altro invece crea un'opportunity relazionata, e come abbiamo intuito, essendo che lavoriamo su un altro oggetto al di fuori del trigger, abbiamo bisogno di farlo in after, per correttezza. Noi che facciamo qui? Ci scorriamo tutta la lista degli account. Quello è un semplice for che si scorre tutta la lista e crea un opti con questi dati, gli setta l'account id, gli setta il name, la close date e lo stage name, la inserisce dentro la new list opportunity e poi fa l'inserimento. Vi ricordo di mettere un mi piace, un commento e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!